Ragazzolini, buongiorno. I was always the one to find myself lost in long conversations, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me wrong. Ragazzuoli miei, tappa 264 del nostro giro d'Europa a piedi e sono le 5:30. Lì c'è il sole che sta venendo fuori, l'aria è leggermente fresca, gli uccellini cantano. Sta lasciando questo bel punto di sosta pieno di fiori dove abbiamo passato la notte e vorrei provare ad arrivare a Vienna il prima possibile, così ci gustiamo se possibile anche la città. Diamo il buongiorno al nostro signor sole. Buongiorno bello mio, riscalda il nostro cammino, direzione capitale, e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Ricaricami, sì. Ah, mamma mia che spettacolo, wow. Vabbè, fa freschino, non è proprio una temperatura. Qui la temperatura è ancora più bassa, sono di nuovo su strada. Questa cosa da noi non potrebbe mai esistere. Praticamente ci sono dei giornali, uno si prende il giornale e lascia 2,50 €. È capace che si rubano tutti i giornali e li rivendono a meno. Sono le 8 e già un po' la temperatura si sta alzando, dai. È davvero molto freddo rispetto agli altri giorni. Sono più o meno già 10 km percorsi, me ne mancano forse altri 30. Io sto cercando di continuare ancora sul sentiero che poi collega la strada per Santiago. E ragazzuoli, oggi è 1° maggio, faccio le auguri a mia mamma che fa il compleanno e glieli faccio già in anticipo a mio fratello che li fa giorno 3, tutto insieme. Wow. Wow. Io me ne vengo in Austria, ve lo dico. A parte la tranquillità, la polizia, c'è questa cosa qui che è troppo bella. Wow. Ma che meraviglia è! Ma buonanotte a tutti. E alla stazione di servizio troviamo sempre la salvezza. Ammazza che buono. C'è la vaniglia dentro, raga. Giusto un paio di moto. Un elicottero! Ciao! Guarda, mi sta guardando! Mi sta guardando! Ma che carino così! Guarda come batte le ali! ...25 percorsi e sono le 12 meno 10. Se tutto va bene, entro le 2 siamo a Vienna. Alla faccia del 1° maggio. Guarda là. No, vabbè, bellissimo. È strapieno di gente, raga. È pieno zeppo di tavolini qui sotto. E guardate quanta gente sta pranzando. Che profumo.
Mamma mia, sembra stia prendendo fuoco il bosco, invece qua stanno arrosti la carne. Vai dai, aumentiamo il passo. Oggi sarò ospite, forse anche nei prossimi giorni, di una persona molto speciale, di un ragazzo che vive qui a Vienna, e il papà sta facendo una cosa particolare che poi vi farò raccontare. Sto cercando di raggiungerlo il più in fretta possibile, così riusciamo anche a visitare la città, quindi adesso tiro dritto fino a casa sua, visitiamo poi Vienna e poi si resta a dormire da lui. Sono passato davanti a 10 passerelle, adesso quello che dovevo prendere è chiuso. Te pozzera. C'ho l'ansia. Qui è impressionante come rispettino le segnaletiche, anche i pedoni. Se è rosso e non passa una macchina, non passano nemmeno loro. Loro non si buttano ugualmente, stanno lì ad aspettare che arrivi il verde. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Carini. 1° maggio, tutti vestiti per bene nelle piazze principali di Vienna. E io sono vestito così. C'ho i piedi neri, il pantalone bucato dietro sotto la chiappa. Bello. Guarda là, come mangiano quelli. Wow. Ok, sono arrivato. Ciao. Ciao. Ma è bellissimo, avete le fontane nell'edificio qua. Ho raggiunto il mio punto di sosta, 42 km percorsi, stop il GPS e adesso inizia un po' la visita della città. Non sarò solo, ma ci sarà con me Ramona lì davanti. Ciao Ramona! E il nostro Andreas, eccolo qua. Buonasera. Buonasera, Andrea. Buon pomeriggio, dai. Adesso stiamo andando a prendere un'altra bicicletta per me e con la bici poi raggiungeremo un po' i punti principali della città. Fa strano utilizzare la bici, speriamo che ci so andare ancora su. Voglio quella con il seggiolino dietro. No, sì. Mamma mia, adesso mi trasformo in Don Matteo. Ragazzi, sto andando in bicicletta. Vai. Comunque il freno non funziona tanto. Beh, così è tutto più semplice. Ah, che bestia, raga. Abbiamo lasciato le tende, le biciclette e abbiamo raggiunto finalmente Il centro. Oh, Il centro. Dove siamo qui? Abbiamo raggiunto l'università e la chiesa votiva. quindi questa è l'università. Quella è la chiesa votiva che praticamente è stata costruita quando l'imperatore del tempo, che adesso non mi ricordo chi fosse, comunque è roba ottocentesca, non è roba medievale, è neogotico. Riuscirono a evitare che venisse ammazzato durante un attentato e come voto di ringraziamento al Signore, cosa c'è di meglio che costruire una chiesa con i soldi pubblici? Praticamente una chiesa. Mamma mia, raga, cioè proprio il giorno di festa dovevamo prendere. Guarda qua che roba. Wow. Allora, questo è il Burgtheater ed è il teatro del castello, perché adesso, come vedremo tra un po', passiamo davanti al Palazzo Imperiale Invernale, quello vero e proprio, e qui praticamente era dove venivano a teatro i nobili, i ricchi. Quindi noi. Sì, proprio no? Così. Saremo proprio entrati dalla porta di...
Stiamo continuando ad andare con le bici per risparmiare un po' di tempo e non possiamo tanto fermarci per stare, altrimenti qui ci urlano. Lì invece c'è il municipio, il Rathaus, che è sempre stile neogotico, come la chiesa che abbiamo visto prima, e niente, molto bello. Molto bello, sì. Wow. Parlamento. Casa mia. Sì, praticamente hanno preso la democrazia originale, come si suol dire da noi, e l'hanno messa in Parlamento. Ragazzoli, questo è il giardino del popolo. Questo è il vero palazzo imperiale, adesso quello che vedremo tra poco. Quelle due cupole che si vedono, ma che poi vedremo meglio dalla piazza che abbiamo davanti, sono il Museo di Storia dell'Arte e il Museo di Storia Naturale, che sono in stile rinascimentale, sono due musei gemelli, sono praticamente uguali, solo cambia il contenuto. - 42 km a piedi fatti, abbiamo proseguito un po' con la bici, manca nuotare fino a casa e ho fatto la triathlon oggi. Oggi l'unica cosa negativa è che c'è veramente tantissima gente, troppa musica, quindi qualche ripresa non la posso fare perché sennò mi parte il copyright delle musiche che si sentono, e ci sono un botto di tavolini, cartelloni e roba varia che purtroppo coprono un po' alcune strutture della città, però carino. Questo che abbiamo qui davanti è l'Opera, una bella robetta. Questa è la chiesa di Santo Stefano. Mamma mia, guardala che roba! Di nuovo. Mamma mia, bella! E ragazzoli, abbiamo anche la bandierina dell'Austria. Questa è anche bellissima, dai, molto bella. Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. Questa praticamente è la chiesa più antica che c'è qui a Vienna? Sì. Okay. Più di questo in realtà non è che ci sia molto da dire, perché sì, è la chiesa più antica. È una delle poche cose che hanno fatto sopravvivere dal Medioevo in poi, perché poi tutto il resto, appunto, come ti ho spiegato prima, è stato tutto distrutto durante il piccione morto sulla rete. Ah, che bello! Eccolo, poveraccio. Poi sentiamo cosa ne dici del gelato. Abbiamo preso il gelato banana e biscotto. Il giretto che stiamo facendo oggi è tutto quello che riusciamo a prendere, però raga, ovviamente la città è gigantesca, però nei prossimi giorni, se ne avrò l'opportunità, farò un altro giretto nei dintorni per visitare anche il resto. Ma dato che mi trovo, direi che è arrivato il momento di chiedere ad Andreas a chi si figlia. A chi sono figlio?
Io sono figlio a una persona che solitamente non era molto sui social, ma adesso con una sta cosa che diventando sta famoso. facendo ha iniziato a essere un pochino più social, che mio padre si chiama Norbert, ha iniziato questa mattina, proprio oggi, 1° maggio 2026, ha iniziato un cammino che va da Corato, la città dove sono cresciuto in Puglia, fino a Santiago de Compostela. Sta allenato, ma in realtà era allenato prima a fare questi cammini. Nel frattempo si è fatto 2 protesi alle ginocchia, e quindi diciamo è come un po' ricominciare forse da zero. Ma insomma mio padre ha una motivazione Sua che comunque spiegherà poi sui social, sì, proprio lui. Noi la sappiamo la motivazione, me l'ha raccontata, però penso sia più giusto seguire Norbert direttamente dal suo profilo che vi lascio in descrizione. Quanti anni c'ha tuo papà? 69. 69 anni, ragazzi. 69 anni, 2 nuove ginocchia. 2 nuove ginocchia, chi lo frega? In descrizione trovate il profilo Instagram, supportatelo, lo incontrerete lungo il cammino, dategli una mano, perché sicuramente avrà una storia da raccontare a voi e voi potrete avere un'amicizia, creare un'amicizia con lui. Tanta roba. Andiamo? Perfetto. Torniamo a casa e salutiamo l'opera. Ok, allora siamo a casuccia. Vi dico subito che resterò fermo qui un paio di giorni. Qui c'è un pacchetto per me che ho fatto arrivare e qui c'è la nostra telecamera. Allora, non so se vi siete accorti, ma nel video che avete visto c'è un riflesso sempre fisso in quasi tutte le riprese. Anche l'audio purtroppo non si sentiva benissimo, sto avendo un po' di problemi con la telecamerina. Raga, è arrivato il momento, manca poco, dovrò cambiarla, però se posso la utilizziamo un altro po', e sto aspettando che mi arrivi altra attrezzatura che utilizzerò poi appunto per fare le live notturne. Qui dentro ho già qualcosina, arriverà altro che poi utilizzeremo. Uno dei problemi maggiori che ho praticamente riguarda la lente, che ho cambiato da poco, però purtroppo per il viaggio che faccio mi casca tante volte la telecamera. Stavolta mi è cascata e mi si è scheggiata tutta la lente davanti, quindi si vede sempre un alone mentre facciamo le riprese. Ecco qua, cioè guardate là che fregatura, giusto quasi al centro del vetrino, e purtroppo questi sono 20 euro che dobbiamo mettere da parte. Ho pulito già un po' i microfonini, uno sta qui su, eccolo qua, anche qui sotto ho dato una pulita e niente, devo pulire un po' la lente. E adesso apriamo il pacchettino dove ci è arrivata la lente nuova. Eccola qua, ta-tan! A parte la lente ho preso anche un nuovo power bank, eccolo qua, piccolino, ve lo faccio vedere subito, e l'ho preso un po' per il peso che ha, che è abbastanza leggero, carica rapida e praticamente è un 10.000 mAh ed è carino perché si accende in base alla ricarica che c'è all'interno l'impronta del cagnolino. Abbiamo anche un piccolo flash se dovesse servire. Comunque sia, questo lo utilizzeremo vicino alla fototrappola per far sì che resti accesa per tutta la notte. Ha anche uno spinotto qui laterale, eccolo qua. Perfetto, al massimo vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere. Vi lascio il link di affiliazione ad Amazon, così ci guadagno anche io qualcosina se acquistate qualsiasi oggetto entrando da quel link. Ci aiutiamo con un pennellino perché purtroppo quando andiamo a rimuovere la lente vecchia la prima cosa che succede è che entra all'interno un sacco di polvere, quindi anche se non sembra, vi assicuro che c'è della polvere all'interno. Nuova lente, togliamo il pezzo di sotto, attacchiamo, ecco fatto, e togliamo la pellicolina. Come nuova. Aspetto un attimo che mi arrivino altre attrezzature in questi giorni
E nel mentre do una lavata allo zaino, cerco di lasciare qualcos'altro qui, farò dei test con la camera notturna e tutto il resto e poi riprenderò il cammino in direzione Leeds. Da Leeds poi andrò in direzione Monaco, quindi andremo da quella parte là, poi entreremo in Cecoslovacchia, quindi toccherò anche Praga e poi da Praga andrò di nuovo in direzione Stati del Nord, quindi si va in Polonia e si continuerà verso Lettonia, l'Estonia, Lituania e tutto quello che è. Adesso mi metto a riposare, mi godo questi giorni di riposo e poi visiteremo il resto della città e fatemi sapere se anche questo vi è piaciuto. Se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, il vostro Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli! Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low.